Torno indietro con la carriola perché avevo cominciato male il video, quindi lo rifaccio. Buongiorno signore e signori e bentornati nel canale. Dai, un po' di umorismo ci vuole anche per tagliare la giornata, è lunedì. Allora oggi vado a fare un'operazione importantissima e cioè quella di prevenire il marciume apicale. Ecco, è uno spauracchio che avrà colpito, credo, molti di voi, o comunque sia prima o dopo qualcuno incappa nel marciume apicale, che è il classico fondello nero, o per usare un francesismo il culo nero del pomodoro sostanzialmente. Il marciume apicale è causato solitamente da tre fattori, tre fattori che possono essere indipendenti o anche uno concatenato all'altro, e sostanzialmente si tratta di dissesti idrici, mancanza di calcio, che è il classico, oppure troppo ammonio nel terreno. Io oggi vado a darvi un paio di trucchetti, un paio di consigli per quanto riguarda i primi due, cioè come annaffiare, come irrigare i vostri pomodori, e soprattutto per quanto riguarda la soluzione del calcio, cioè come andare a dare il calcio per evitare appunto il marciume apicale. Allora, io comincio intanto per quanto riguarda l'irrigazione del pomodoro, come si effettua un'irrigazione in modo corretto. Dunque, allora partiamo dal presupposto che il marciume apicale appunto possa essere provocato da un'irrigazione scorretta. Come si fa a capire se stiamo irrigando in modo corretto o meno i nostri pomodori? Sarò riassuntivo e conciso il più possibile, ma sostanzialmente ci sono delle regole base che vanno osservate per tutti quanti, ok? E poi delle altre che invece varia da orto a orto, perché è ovvio che non avremo mai una situazione uguale all'altra, sia per quanto riguarda il terreno, ma anche per quanto riguarda soprattutto il clima. Allora, la regola vuole che finché le piantine sono piccole, come queste qui che hanno un mese e mezzo circa, ecco, vadano annaffiate ogni santo giorno, cioè vuol dire o alla mattina o alla sera tardi, ecco. Questo ovviamente va a variare se il clima fa le bizze, nel senso che se ci troviamo 2 settimane con pioggia continua, è ovvio che purtroppo il tempo la farà da padrone, e quindi in questo caso di colture in campo aperto sarà tutto quanto gestito purtroppo dal clima. Dopodiché invece abbiamo due strumenti che ci permettono, una volta che la piantina è già cresciuta, prendiamo una misura empirica di mezzo metro, o comunque sia che sono comparsi i primi fiori o addirittura i primi pomodori, ok? Ci sono due sistemi, ovvero sia di mettere proprio il dito nel terreno, ok? Quindi andiamo a tastare fisicamente il terreno, e quindi sentiamo se almeno a 10 cm di profondità è ancora umido, va bene. Se è completamente secco vuol dire che non stiamo lavorando in modo corretto, cioè dobbiamo andare ad annaffiare la nostra piantina, va bene? Ecco, ovviamente bisogna stare molto anche attenti a non fare l'esatto contrario, e cioè di dare troppa acqua e trovarci praticamente del pantano, va bene, in superficie, ma questo di solito è evitabile anche a vista. Dopo abbiamo un altro parametro, questa volta visivo, che ci permette di constatare lo stato di salute a livello di irrigazione della piantina, che è lo stato fogliare, va bene? Per stato fogliare intendo che se abbiamo le foglioline che cominciano ad arricciarsi, è ovvio, non ci vuole sicuramente un genio o una laurea in agraria per capire che la pianta sta andando in sofferenza per quanto riguarda l'irrigazione. Ripeto, dare un'irrigazione corretta viene con l'esperienza, ecco. Rimane la regola base che finché la piantina è piccola va irrigata ogni santo giorno, dopodiché in base al vostro clima e al vostro terreno dovete prenderci la mano e appunto andare ad irrigare in modo corretto. Tutto questo per evitare appunto il marciume apicale derivato da una scorretta irrigazione. Invece andiamo a vedere per quanto riguarda la mancanza di calcio, che solitamente è la causa principale, perché appunto per quanto riguarda l'irrigazione difficilmente andremo a sbagliare in modo importante. Il calcio, la mancanza di calcio può provocare un marciume apicale abbastanza importante.
Il grosso problema, il grande problema è che se nel momento in cui ci si accorge che il marciume apicale viene da mancanza di calcio, quindi la nostra irrigazione l'abbiamo fatta perfetta, in quel momento, almeno dalle mie esperienze, è già troppo tardi. Cioè, se anche andiamo a rimpinguare il terreno di calcio, ok, almeno dalle mie esperienze ho visto che ho salvato sempre gli ultimi pomodori, ma gran parte era già bello che è andato. Quindi questo video è per darvi un consiglio che ho provato con gli anni e che ha dato sempre ottimi risultati, devo dire, almeno per quel che riguarda la mia situazione orticola. Ecco, è di andare a mettere già fin da subito il calcio nel terreno. Lo potete fare in due sistemi, uno diciamo artificioso e uno totalmente biologico. Il totalmente biologico consiste nel mettere da parte, avete già penso intuito, i gusci delle vostre uova di galline, per esempio, che appunto consumate, e spezzettarli sostanzialmente nel terreno. Quello è il sistema biologico più, diciamo, consono e appunto bio, ecco. Altrimenti andiamo su sistemi artificiosi, che comunque si tratta di calcio sintetizzato sostanzialmente. Andiamo su un consorzio, acquistiamo il nostro calcio in sacchi da 10, 25, 50 kg, quello che c'è, ecco, e abbiamo già il nostro bel calcio pronto da mettere nel terreno. Ecco, il calcio si presenta, ecco, questo qua ha un colore già un po' svampito perché ha già 2 anni, ma sostanzialmente sono granuli, ok, ecco, di calcio. E il trucco, il consiglio che oggi vi do è di come andare a mettere il calcio, ma soprattutto di andare a metterlo già fin da subito, cioè fin quando la piantina è piccola. Questo appunto per non trovarvi la sorpresina del fondo nero, o ecco, avete già capito, nei vostri pomodori, quindi di non buttarli, ecco, nella pattumiera. Allora, il trucco è questo: in questo momento la piantina, essendo piccola, ovviamente non ha bisogno di calcio in questo momento, cioè sta ancora sviluppandosi, quindi sta appunto ancora crescendo, non mettendo fiori, eccetera. Il consiglio che vi do spassionato è di andare a mettere il vostro calcio, ok, in quantità ovviamente esigue, ecco, facendo una ruota, facendo la classica ciambella attorno alla vostra piantina, va bene, lasciando un 10-15 cm di spazio di distanza dalle radici. Questo perché è inutile che andiamo a mettere ora il calcio vicino alla radice, perché non serve, ma adottando questa distanza, ok, andremo a dare la possibilità di trarre il calcio dal terreno alla piantina quando sarà il momento giusto, che praticamente sarà quando avrà circa un mezzo metro di altezza e andare in su. Ok, quindi l'apparato radicale si sarà già espanso a sufficienza per andare ad attingere il calcio disciolto nel terreno. Facciamo così, quindi una semplice ciambella, una ruota insomma di un po' di calcio, va bene. Dopodiché noi con le irrigazioni oppure con le piogge si andrà ovviamente a sciogliere e andare in profondità nel terreno. Questo è il consiglio che vi do per evitare fin da subito il marciume apicale appunto nella pianta di pomodoro. Ci si può anche sbizzarrire per chi ha la manichetta perforata, ok, quindi l'irrigazione. Si può andare a fare anche una fertirrigazione. Le dosi consigliate, e che ho soprattutto provato io, ecco, dopo un po' di prove e anche consigli, è su 1000 litri di sciogliere 1,2 kg di calcio. Quindi proprio questa sostanza qui la prendete, la pesate 1 kg, 1,5 kg, 2, va bene, e andate a discioglierla appunto su 1000 litri d'acqua, quindi il classico fusto d'acqua da 1000 litri. Basta, che dire ancora. Spero che vi siano stati utili i miei consigli, o che vi saranno utili quest'estate i miei consigli appunto per evitare il marciume apicale. Fate già da subito questa operazione su ogni piantina che avete in campo aperto. Ecco, se avete piantine così piccole, una semplice ciambella appunto di calcio, e avrete la certezza di non incappare, ecco, nel marciume apicale, previa anche un'irrigazione effettuata in modo corretto. Saluto come al solito i miei iscritti, i non iscritti, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!